Crea i tuoi personaggi con l'intelligenza artificiale. Scopri come realizzare la tua app gratis. Sempre nell'ambito delle applicazioni per scrittori e sempre utilizzando Google AI Studio, ho chiesto, andando su Nuova App, crea un'app standalone contenuta in un solo file chiamato Gen Character HTML con un campo di input in cui viene inserito il tipo di personaggio da creare con un linguaggio naturale, indicando alcune di queste caratteristiche come genere, età, professione, nazionalità, località di nascita, tipo di corporatura, eccetera. L'app dovrà trovare un nome adatto al personaggio e creare una sua descrizione più dettagliata. L'app dovrà avere anche un pulsante per avere un altro output con lo stesso input. Poi ho anche aggiunto: aggiungi un'area di testo opzionale all'app Gen Character HTML dove l'utente possa inserire dettagli specifici come ha un debole per i dolci o parla fluentemente tre lingue per influenzare ulteriormente la generazione del personaggio. Per il personaggio che hai generato in precedenza, crea un breve background, circa 100 parole, che includa un evento significativo del suo passato, una sua aspirazione o una sua paura. Crea anche un prompt per generare una immagine del personaggio con un modello di Gemini Omni o successivo. Quindi adesso sta generando questa applicazione e attendiamo, dovrebbe generare un file HTML standalone in cui, facendoci sopra un doppoclic, si aprirà una scheda del browser per inserire delle caratteristiche di un personaggio per avere nome e cognome e altri dettagli che chiaramente è sempre difficile per uno scrittore inventarli così di sana pianta. Ecco qua, vedete, qui c'è già un caso: donna 32 anni, detective a Londra, atletica, nata a Greenwich, esperta in casi risolti. Quindi c'è il nome Elena Vance, perché è italo-inglese. Proviamo a mettere un altro input. Ho aggiunto anche l'opzione di trovare nomi di altre provenienze oltre a quella italiana, come americana, britannica, scozzese, coreana, francese, tedesca, eccetera, eccetera. Si va qua su Code, si va qua su Export, esportiamolo come file zip, si scarica e adesso vediamo come funziona, se funziona naturalmente. Destro del mouse, estrai tutto, estrai, questa è l'applicazione, dovrebbe essere standalone, comunque vediamo, doppio clic, ecco qua, uomo di 45 anni, fabbro medievale, toscano, nato a Lucca, corporatura robusta e spalle larghe. Vediamo un'altra versione, Brando Giusti, e questo 45 anni, italiano, toscano. Dunque il peso è un po' troppo elevato, ora glielo dico. Proviamo a mettere una donna. Ecco qua, donna nata a Roma, 32 anni, bell'aspetto, atletica, capelli neri e occhi nocciola, personal trainer. Vediamo. Domiziana Santoro, peso non funziona. Questa è la descrizione. Domiziana Santoro, nota nell'ambiente con l'appellativo di maestro di Roma. Qui invece aveva detto donna e qui invece mi ha messo uomo. Dunque allora gli devo dire: il rapporto tra altezza e peso non è corretto, ci deve essere una differenza tra questa relazione per gli uomini e le donne. Il genere lo devo indicare nell'input in modo molto chiaro. Metti un menu a discesa tra M maschio e F femmina, perché mi ha generato un personaggio di una donna e invece poi l'ha creato come uomo, noto nell'ambiente come l'appellativo del maestro di Roma, quindi non va bene. Vediamo adesso se riesce a eliminare questo problema. Scarichiamo questa nuova versione, vediamo se funziona meglio, estraiamo tutto e vediamo. Femmina e maschio, maschio e femmina, rapporto calibrato su corporatura e statura, ok? Quindi mettiamo femmina adesso. Ecco qua, 35 anni, nata a Roma, personal trainer, atletica, capelli e occhi neri. Vediamo se adesso me lo mette. 171, altezza 62 kg, questo va bene. Ottavia Marini, nota nell'ambiente con l'appellativo il silenzioso di Roma, questo è sbagliato, la silenziosa, vabbè, quello si può anche risolvere. È una figura carismatica, originaria di Roma, nel corso degli anni ha consolidato la propria stima professionale, eccetera. L'oggettivo primario, equipaggiamento, genera un'altra versione con lo stesso input, e vediamo. La rosa d'acciaio di Roma è una figura carismatica, vedete? Qui ci sono anche tutte le ultime cose che ho creato, e quindi vedete che si possono generare dei personaggi. Mettiamo adesso nata a Londra e adesso generiamo il carattere, cioè il carattere, il personaggio.
Beatrice O'Connor, vedete, ha messo subito un nome inglese, mettiamo che adesso è nata invece a Monaco di Baviera, vediamo, Helena Hartman, vedete, è semplicissimo, cosa incredibile. E adesso facciamo un'altra cosa, si può anche stampare il PDF, vedete, e andiamo sempre qua, esportiamo su Antigravity, esportiamo tutto il progetto, Open in Antigravity, ecco qua, ho già finito il piano, quindi adesso cambio piano, cioè o meglio, cambio account e aggiungo, ecco qua, può rendere più efficiente questa app e rilasciarla in un solo file standalone HTML. Nella generazione del personaggio può inserire anche un campo di output con un prompt per la generazione dell'immagine del personaggio con un modello text to image come Gemini Omni. Vediamo, l'ha creata ma io gli chiedo un'altra cosa. Ecco qua, altra domanda. Oltre ai nomi casuali stranieri già presenti, puoi aggiungere tutte le nazionalità europee, le nazionalità nordamericane, le nazionalità sudamericane di lingua spagnola e portoghese e le principali nazionalità orientali? Se uno vuole creare personaggi con nomi magari giapponesi, irlandesi, svedesi, oppure anche del Sud America come peruviani o costaricani, per esempio, dei Balcani o scandinavi. Come vedete sto usando il modello nuovissimo 3.7, guardate un po' le etnie che ha aggiunto, Stati Uniti, guardate Canada, Messico, Isole Britanniche, Europa occidentale alpina, Europa centrale orientale, Europa meridionale, Sud America, Brasile, Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, quelli di lingua spagnola e portoghese, principali nazionalità orientali, Asia orientale, sud-est asiatico, Asia meridionale, file aggiornati e adesso ha generato il file. È stata inserita nella cartella questo percorso con il nome Gen Character HTML. Ecco qua, Gen Character HTML e adesso vediamo se funziona. Doppio clic, ecco qua, maschio, femmina, oppure auto addirittura, descrizione dettagliata e qui c'è anche il prompt, vedete? Qui possiamo mettere tutto quello principale, uomo di 45 anni, fabbro medievale toscano, nato a Lucca, mettiamoci un'altra cosa, femmina, vediamo, generiamo questo personaggio, nata in 22 anni, nata in Cina, massaggiatrice, vediamo. Qian Yi, ecco qua, segni particolari, 1,62, 72 kg, no 72 kg veramente non è possibile, nota nell'ambiente con l'appellativo il silenzioso di Pechino, vabbè questo è una figura carismatica dei 22 anni originaria di Pechino, nel corso degli anni ha consolidato eccetera. Qui c'è anche il prompt per creare l'immagine, dopo un sacco di aggiustamenti e all'aggiunta di diversi tipi di professioni, ecco qua la nuova applicazione, vediamo se funziona. Ho messo femmina, vedete genere femmina, ho messo nazionalità Cina, Pechino, professione modella, 23 anni, slanciata alta, occhi neri, capelli neri, qui note particolari, sguardo serio e corrucciato. Adesso vado su genere personaggi e mi metterò qui un nome cinese e eventualmente altre caratteristiche, vediamo. Liang Yang, 23 anni, Cina, 1,73, 66 kg, Pechino, corporatura alta slanciata con un portamento nobile, fiero ed elegante. Qui c'è una breve descrizione. Sul piano fisico la sua figura si presenta alta e slanciata con un portamento nobile, fiero ed elegante. Equipaggiamento professionale da modella, taccuino in cuoio con appunti manoscritti. Obiettivo primario, onorare proprio origine a Pechino ed eccellere senza compromessi come modella. Qui addirittura c'è anche un prompt per generare l'immagine, possiamo anche provare, copio il prompt, accedo a Google Flow, vado sul nuovo progetto, qui su Nano Banana, inserisco il prompt e adesso mi creerà il personaggio che ho generato con l'applicazione che avete visto, una modella di 23 anni, Liang Yang, nata a Pechino, alta 1,73, forse anche un po' bassa come modella, peso 66, forse un po' troppo, vediamo. Ecco, questo è il risultato, lo sguardo in effetti è corrucciato, ovviamente la posso scaricare questa immagine e questa applicazione, che naturalmente è un file HTML, semplicemente si prende questo file HTML, si prende semplicemente, si mette qua, questo file ve lo linko nelle informazioni sotto il video, lo potete scaricare, farci sopra un doppio clic, aprire il browser e come vedete creare un vostro personaggio se avete il blocco dello scrittore e non vi viene in mente di creare personaggi. A me delle volte non so veramente che nomi dare a dei personaggi, ecco che crea un'altra versione con queste stesse caratteristiche naturalmente. Guardate qua quante versioni crea. Qui ci sono anche dei preset, ninja giapponese, eccola qua,
oppure Capitano Scozzese, Fabbro Toscano, vedete, Detective Inglese. Questi sono dei preset naturalmente. Potete usare questa app se siete degli scrittori o se comunque volete un aiuto per creare dei personaggi. E questo è tutto, alla prossima volta.